Salve horror-dipendenti, segnalo a voi lettori che è in edicola il nuovo numero di Martin Mystère, sceneggiato da Davide Barzi e illustrato da Walter Venturi. Il vampiro di Vienna, come avrete intuito dal titolo, si tratta di un numero puramente horror che è interessante per noi appassionati non solo perché tratta appunto la tematica del vampirismo, ma anche perché la storia ruota intorno a un film molto particolare, London After Midnight, che è considerato il caso più famoso di film perduto. L'ultima copia esistente è infatti finita distrutta nell'incendio ai magazzini della MGM nel 1965 e da allora il film è nell'oblio. In questo numero il detective dell'impossibile è invitato alla convention extraordinary da uno degli organizzatori, John Wood, il quale ha fatto una scoperta incredibile. Lavorando sul luogo dove un tempo si ergeva il magazzino della MGM, l'uomo ha infatti ritrovato gran parte della sceneggiatura originale del film perduto London After Midnight e persino una copia in 16 mm del film, una scoperta talmente sconvolgente che è destinata a cambiare la storia del cinema. Ma prima che John riesca a parlare con Martin Mystère viene ucciso e il nostro detective dell'impossibile indagherà sul caso scoprendo che l'incendio che ha distrutto la pellicola potrebbe non essere stato un incidente e che il film ha una storia misteriosa e oscura. Sembra infatti che a London After Midnight parteciparono all'epoca dei vampiri veri. Nella realtà, London After Midnight, conosciuto in Italia come Il fantasma del castello, è un film muto del 1927 diretto da Todd Browning, regista di film di culto come Dracula e Freaks, e con protagonista Lon Chaney, attore caratterista famoso soprattutto per i suoi personaggi spaventosi nei film horror come Il gobbo di Notre Dame, Il fantasma dell'opera e appunto il vampiro in London After Midnight. Il suo aspetto in quest'ultimo film è veramente iconico e pare abbia ispirato la regista Jennifer Kent per il suo Babadook. Nonostante dunque le celeberrime foto di Lon Chaney truccato da vampiro, non è possibile vedere il film, non esiste più, sono sopravvissute solo queste foto di scena e qualche frame sparso che ci consentono di ricostruire grosso modo quella che era la trama del film. Non è certo strano che intorno a questi film scomparsi nascano leggende e anche intorno a London After Midnight girano delle voci, come per esempio il fatto che un assassino che all'epoca aveva ucciso una giovane donna si era giustificato dicendo che aveva agito sotto l'influsso malevolo che la vista di Chaney vampiro gli aveva procurato. Come da tradizione, anche questa vicenda di Martin Mystère si basa sul reale fatto storico che viene poi opportunamente romanzato in chiave mystery e horror. Lo sceneggiatore Barzi ha la geniale intuizione di andare a indagare la vicenda di London After Midnight, che è un film ammantato di grande fascino e inquietudine, intrecciandovi una storia di vampiri in cui ritroveremo anche un personaggio che era comparso nei primi numeri della serie. Barzi ripercorre la storia del cinema muto passando dall'espressionismo di Murnau al cinema di Hollywood, immaginando che un misterioso sceneggiatore avesse contribuito in segreto ad alcune delle più importanti pellicole del periodo come Nosferatu o come appunto London After Midnight. Dall'attenzione per il dettaglio nelle scene di flashback si può intuire la preparazione dell'autore e la volontà di dare alla storia realismo e coerenza storica. Oltre alle tante citazioni e ai volti noti del cinema che faranno sicuramente piacere a un appassionato, troviamo anche una simpatica panoramica sul sottobosco di noi horror nerd fra collezionisti, cosplayer e ragazze gotiche strambe con canali YouTube di divulgazione horror. Sia Barzi che Venturi sono alla loro prima storia con Martin Mystère. Il vampiro di Vienna è una lettura molto piacevole, una storia horror che strizza l'occhio agli appassionati di cinema. Molto belli anche i disegni di Venturi, uno dei più apprezzati disegnatori della scuderia Bonelli, uno stile realistico e attento ai dettagli, che ha saputo rendere in maniera convincente e spaventosa la fisionomia di Chaney vampiro. In chiusura troviamo un approfondimento molto interessante scritto dal creatore della serie Alfredo Castelli sulla storia dei vampiri e in particolare sulle figure femminili demoniache nella tradizione, come Lamie, Mormolice e Spose Cadavere. Non posso quindi che consigliarvelo e aspettiamo ora agli Uomini in Rosso la conclusione della storia che sarà in edicola il mese prossimo. Un saluto e al prossimo video. Ciao!